Ok. Consigli da parte di uno che ha fatto tanta musica come me sarebbe quello di non fare musica. Però se proprio uno è convinto, è convinto di volerla fare e di pensare e vedere la vita attraverso uno strumento, attraverso una composizione, cioè vivere la vita pensando continuamente cosa sarebbe quella cosa se fosse una canzone, cosa sarebbe quella cosa se sotto ci fosse uno strumento che la disegna. Pensare giornalmente, quotidianamente, in maniera quasi maniacale alla musica. Solo così, lavorando tanto, studiando tanto, riesci ad arrivare a fare qualcosa. Poi non è detto che uno debba essere Pavarotti, no? Oppure deve essere Carla Fracci nella danza. Però puoi essere un bravo musicista facendo in maniera dignitosa il tuo lavoro, un bravo ballerino di fila, un bravo corista, un bravo musicista, turnista, senza bisogno di pensare che il successo, perché a volte il successo è anche un incidente di percorso. Se non lo sai gestire ti cambia in maniera folgorante la vita. Il musicista secondo me è quello che vive la vita pensando quotidianamente alla musica e non esiste altro. Forse è troppo, però è così. Molti errori che fanno i musicisti e i ragazzi che cominciano ad affrontare il percorso musicale è di pensare che la musica si possa fare rapidamente scaricando magari un plugin o utilizzando qualcosa sul computer che ti aiuti a fare la musica. Arrivare alla composizione, per esempio, è una parte finale del proprio percorso, non è una parte iniziale. Io vedo molti ragazzi che vengono qui a scuola che già portano dei progetti e questi progetti quasi sempre hanno all'interno delle indicazioni, non dico errate, però di composizione senza avere, come dire, da parte del compositore un po' di pensiero musicale, un po' di nozionistiche musicali. Attenzione, attenzione che a volte comporre al di là dello studio può essere anche innovativo. Faccio degli esempi. Domenico Modugno, che è un grandissimo compositore, musicista, cantante, non era un grande musicista, però aveva quel talento che gli usciva fuori quando prendeva uno strumento in mano, conoscendo pochi accordi e riuscendo, per esempio, a inventare una canzone come Volare o come Resta con me e tantissime altre canzoni che lui ha fatto. È importante la conoscenza, ma poi esiste una cosa che si chiama dono, che si chiama talento. Il talento che cos'è? Sapere prima di conoscere. Cioè tu sai una cosa che non hai mai studiato e la conosci perché qualcuno te l'ha donata. Un altro errore che molti cantanti fanno è di andare in scena senza riscaldarsi. Una cosa importantissima è il riscaldamento, che io personalmente faccio da sempre, ma tutti i cantanti professionisti fanno. Quindi cercare di riscaldare la propria voce o attraverso i mezzi che già conosciamo tutti, chi fa canto lo sa. Questo ti riscalda il tratto, oppure attraverso il bubbling che si fa con una cannuccia qualsiasi che trovi a casa e una bottiglietta a metà, infili dentro la cannuccia e fai il bubbling. Questo ti riscalda la voce, questo. Fai una scala, adesso io ho messo troppa acqua. Fai una scala, fai la sirena si chiama, e ti dà la possibilità di andare in scena con le corde vocali bene riscaldate. Oppure io utilizzo ormai questa cosa che è abbastanza innovativa, di una ditta tedesca, non è sponsor, lo dico perché lo so, si chiama Zanger, che l'utilizzano sempre la stessa cosa del bubbling con la cannuccia. 3 minuti di questo, 3 minuti di melodia, altri 3 minuti sempre di sirena ti fanno andare in scena con la voce perfettamente a posto e soprattutto non ti strappi. Cambiamenti fondamentali diciamo dallo Studer, che era un vecchio strumento a 32 canali enorme, anche a 64, dove c'erano i pizzoni alti così e si registrava pista per pista.
potevi avere 24 piste, 32, 16, addirittura i Beatles registravano su Revox 2 piste, poi facevano il missaggio, aggiungevano un altro strumento, missaggio, un altro strumento, eccetera, eccetera. Sono arrivati poi a 4 piste, poi... Ecco, il passaggio fondamentale nella musica, specialmente per chi registra, è stato il passaggio al digitale, quindi non più avere gli Studer, che erano questi, oppure gli Ampex, che erano questi enormi strumenti per registrare. Siamo passati al digitale, quindi siamo passati allo Steinberg, siamo passati ai plugin digitali, quindi le applicazioni come Nuendo, come Ableton ultimamente, no? Sui quali tu hai una facilità di rapportarti con la musica di registrazione che è eccezionale. È importante avere una scheda audio che sia di livello, perché sennò la trasposizione tra quello che tu stai registrando e il computer diventa di bassa qualità se non hai una scheda audio importante. Questo è stato un cambiamento fondamentale, perché la musica prima tu la potevi registrare solo nei grandi studi, con grandi tecnici, con musicisti. Oggi tu la musica la puoi fare a casa tua, con un piccolo studio, con un piccolo registratore, con un piccolo computer, anzi no, registratore. Puoi creare, molti creano. Però cosa sta succedendo adesso in giro per il mondo? Che si sta ritornando, specialmente nella registrazione della batteria, della voce, si sta ritornando al nastro. Quindi molti registrano la parte, quella più dinamica, quindi della voce, della batteria, del basso, della chitarra, la registrano sui vecchi Studer, sui vecchi pizzoni, per poi riportarlo sul computer e quindi unire il digitale all'analogico. Il fatto negativo di essere passati dall'analogico al digitale, quindi la musica per tutti, come è giusto sociologicamente che sia, è che è uscita molta robaccia, molta musica di bassa qualità, perché alcuni fruitori come dire, amano il suono e non più l'armonia, non più la melodia. Quindi alcune produzioni fatte in casa che sono di bassissimo livello purtroppo hanno cominciato a far parte del tessuto musicale italiano e mondiale. La puntina, che comunque aveva di fondo, la puntina cosa faceva e cosa fa ancora oggi, tra altre cose gli LP stanno ritornando di moda. La puntina entrava nel solco che era creato attraverso un procedimento, eccetera, eccetera. Questo rapporto tra il solco e la puntina ti dava un certo tipo di calore, tant'è che se tu ascolti alcuni dischi importanti anche di rock e li senti in digitale hanno una pulizia maggiore, quindi non senti il graffio della puntina, ma non senti quel calore, specialmente sulle parti basse, che senti sui dischi analogici. A un certo punto c'è stata questa invenzione meravigliosa, penso negli anni 60, di utilizzare lo stereo. Che vuol dire lo stereo? Dividere il suono left, right, da destra a sinistra, da sinistra a destra. Quindi posizionare gli strumenti in varie zone del tuo udito. Quindi all'inizio degli anni 60-70, quando è uscito lo stereo, era uno stereo esasperato, dove tu sentivi la batteria tutta da un lato e poi sentivi la voce da una parte e gli archi da un'altra parte. E lo stereo è una grande invenzione perché ti dà la possibilità di ascoltare in maniera tridimensionale e soprattutto posizionare e di vedere addirittura gli strumenti. Per esempio, quando tu registri una batteria, tu la registri come se la suonassi oppure come se l'ascoltassi. Metti il Charleston che sta a sinistra, il rullante al centro, primo tom a sinistra, secondo tom al centro, terzo tom e timpano a destra, cassa centrale. Quindi una grande invenzione, viva lo stereo. Ma poi quella è una scelta artistica, cioè molti ancora oggi utilizzano, molta musica di adesso è in mono, perché comunque poi i plugin che tu vai a scaricare già loro hanno lo stereo, diciamo che c'è meno applicazione sullo strumento e sul suono perché un po' viene dato dal computer. La differenza tra mono e stereo qual è? Che il mono ti dà
una centralità del suono, cioè tu senti tutto centrale, non c'è divisione, non ci sono orizzonti, non c'è spazialità, spazialità che tu utilizzi sia sullo stereo sia sui reverberi. Il reverbero che tu utilizzi quando vai a registrare una canzone ti danno la presenza o ti allontanano il suono. I più grandi dischi dei Beatles, se no dei Rolling Stones, se no dei Pink Floyd, utilizzavano moltissimi reverberi per allontanare e utilizzare il suono. Quindi lo stereo destra a sinistra, il reverbero, profondità e avvicinamento del suono all'ascoltatore. La musica dipende da cosa cerchi, da cosa stai cercando, qual è l'emozione che tu vuoi dare e l'emozione che tu vuoi provare quando stai componendo, quando stai registrando. Ecco, se cerchi la spazialità, appunto, se cerchi la differenza degli orizzonti tra destra e sinistra, la profondità, allora utilizzi questo. Se invece vuoi il suono presente, che sia come un muro, come dicevi tu, e allora usi il mono. Oggi l'unica, purtroppo, dico purtroppo perché io vengo da una generazione in cui tu facevi la gavetta andando a suonare nei locali, tanti locali, tutte le sere, per anni, poi aspettavi il talent scout che ti veniva a cercare, a trovare improvvisamente e ti proponeva qualcosa. Allora c'erano questi talent scout, si chiamavano Renzo Arbori, si chiamavano Gianni Boncompagni, oppure si chiamavano Emilio Colombino, che era un impresari che uscivano la sera, andando a cercare. Oggi la cosa è completamente cambiata. Tu, la parte diciamo iniziale della gavetta non esiste, tu arrivi direttamente, ti presenti a un talent e levando quella parte iniziale come dire, di sudore, di sacrificio davanti allo strumento, davanti alla persona che ti ascoltava, per capire qual era la cosa giusta da fare, in quel momento, e vai direttamente in televisione se ci riesci. Io non sono né pro né contro, constato che è così. Abbiamo portato a The Voice Kids dei nostri ragazzi dell'Accademia come Luigino Vitagliano, come Federico Bergamo, come Carol Cadeo, proprio preparandoli per questo, però facendogli fare una gavetta nostra interna. Cioè loro non sono andati a fare The Voice Kids dall'oggi al domani, hanno lavorato, mi pare, Luigi 6 anni, Carol 3 anni e Federico anche lui 3-4 anni, cioè li abbiamo preparati, la gavetta gliel'abbiamo fatta fare noi, attraverso dei concerti che abbiamo preparato, attraverso i nostri saggi, attraverso le audizioni che abbiamo fatto qui all'interno come abbiamo fatto d'altronde con Mimì Caruso, che ha vinto quest'anno X Factor, ha fatto uno stage di un po' di giorni qui proprio dentro la nostra accademia. Ne abbiamo, io insieme a mia figlia Maria Elisa Cirillo, notato immediatamente il talento, ma che non era finalizzato alla ricerca di una canzone. Quando tu ti presenti a un talent, la cosa più importante è la canzone che tu presenti, la canzone che tu porti, al di là del tuo talento. Nel caso di Mimì Caruso le due cose erano allineate, grandissimo talento, però la scelta delle canzoni erano veramente di bassissimo livello e non erano per il suo vocalismo. Cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo cercato di darle delle canzoni che tirassero fuori la sua anima, prima di tutto, e anche la sua voce. Quindi il consiglio che posso dare a tutti i ragazzi che devono andare, si vogliono presentare ad uno di questi talent, è cercare di avere le canzoni giuste, perché oggi è stato scritto, è stato cantato tutto. Oppure portare anche una canzone di facile ascolto, ma con un arrangiamento che gli dia un tocco, una personalità che è unico. Ecco, quindi o prendere una scelta di una canzone diciamo di nicchia, se vuoi, che è molto utilizzato questo termine, oppure prendere anche una canzone come Volare. Alcuni addirittura hanno portato canzoni come Tutto il resto è noia di Califano, però rubando solo l'anima della canzone, tutto il vestito era completamente diverso e quindi diventava una nuova composizione. Nella carriera di ogni artista poi ci sono dei momenti, anche dei momenti di down. Perché succede questo? O perché magari
ti si è esaurita l'ispirazione, o perché le tue etichette discografiche non sorreggono i tuoi progetti, o perché non stai capendo cosa ti succede intorno nel mondo, perché l'artista ha sempre il dovere di guardarsi intorno, di anticipare le mode, tra virgolette, di sostenere alcuni cambiamenti sociali, culturali, a volte promuoverli dei cambiamenti sociali e culturali. Pensate cosa ha fatto Bob Dylan per la musica nel mondo, no? Oppure anche cosa hanno fatto i Beatles come costume, come modo di esprimere la loro identità, no? E come hanno fatto molti cantautori in Italia, passando da De Gregori a Lucio Dalla, a Lucio Battisti, a tutto il periodo poi dei gruppi italiani che hanno cambiato proprio il modo di approcciarsi alla musica, no? Ci sono dei momenti in cui l'artista si trova a dover a ritrovarsi a non vendere più milioni di dischi, oppure un musicista non essere più chiamato a fare tournée, perché magari non è in quel momento, la vita ti è passata accanto, le cose sono cambiate e tu non te ne sei accorto. Questo succede sia al musicista che al cantante. Faccio un esempio eclatante, Gianni Morandi, che come tutti sapete è un grandissimo cantante italiano, dopo aver fatto canzoni che hanno venduto milioni e milioni di copie, improvvisamente con l'arrivo, con il cambiamento negli anni 70 del cantautorato, fatti mandare dalla mamma e tutte le canzoncine che ancora oggi noi ci divertiamo a cantare, erano viste come il diavolo, perché la musica doveva avere un profilo sociale profondo, importante, ed ecco qui De Gregori, ecco qui Claudio Lolli, ecco qui Venditti, e Zenobi e tutto il resto. Però cosa ha fatto Morandi? Faccio solo un esempio che forse è valido per tutti. Si è preso un momento di grande pausa e ha cominciato a studiare contrabbasso al conservatorio. Ha cominciato a vedere la musica attraverso l'occhio di un musicista e non più attraverso l'occhio di un cantante come era stato fino a qualche anno prima. Io consiglio sempre anche alla Bottega del Suono a tutti i cantanti comunque di studiare uno strumento, perché cantare conoscendo il territorio nel quale tu stai cantando, la tua voce sta volando, è un'altra cosa che cantare solo la melodia senza sapere cosa stai cantando. Ed ecco che Gianni Morandi è diventato poi un nuovo Gianni Morandi collaborando con Lucio Dalla e ripercorrendo rivedendo la sua carriera. Stessa cosa è successa a Renato Zero, a tantissimi artisti. Anche ai Beatles è successo che a un certo punto hanno capito che il tipo di musica che facevano era troppo sentibile, troppo godibile, e hanno cominciato a fare viaggi, non solo viaggi, viaggi in India a cercare sonorità, il sitar, eccetera, eccetera. Quindi gestire, cioè avere successo, come dicevo anche prima, può essere anche un incidente di percorso perché non lo sai gestire, ma secondo me bisogna cercare innanzitutto di avere i piedi molto, molto per terra e capire che il nostro è un lavoro, come fare il medico, come fare l'ingegnere, quindi viverlo così e non viverlo da prima donna, pretendendo di avere l'applauso anche quando si va al bar a prendere un caffè, secondo me ti salva la vita. Il successo non è una colpa, ok? Molti pensano che una persona che ha successo è come se abbia venduto l'anima al diavolo. Invece il successo è quando tu incontri il gusto delle persone. Molte volte tu magari lo hai anche cambiato questo gusto delle persone. Io faccio l'esempio come se fossero le lancette dell'orologio, quella piccola è l'artista, la grande il pubblico, a volte sono molto distanti, molto molto distanti. Poi improvvisamente a mezzogiorno, a mezzanotte, alle 10:10 si incontrano, quindi i gusti del pubblico e la composizione dell'artista, del musicista, si incontra. Quello è il successo, quando le due cose... Però cosa succede? Essere anche molto lontani da questo ti aiuta poi a ritrovarti, no? Essere molto lontani con la tua lancetta quando è molto lontano ti dà la possibilità di sperimentare. Proprio perché il gusto del pubblico è molto lontano da te e non hai l'ansia di dover a tutti i costi accontentare il pubblico, ti dà la possibilità di
di sperimentare, e ci sono stati tantissimi artisti come Stratos per esempio che ha sperimentato, ma anche il primo Lucio Dalla, perché Lucio Dalla se lo ricordano molti per Balla Balla Ballerino, per Cara, per Canzone, però Lucio Dalla per esempio ha avuto tutto un periodo in cui sperimentava, per esempio c'era un brano che si chiamava Anidride Solforosa, insieme a un poeta che Roversi, il poeta Roversi, sperimentava, è stato un momento di sperimentazione che poi questo modo di sperimentare l'ha portato a scrivere Come è profondo il mare, poi a scrivere tutto il resto. Quindi dietro un successo c'è sempre come dire, un momento in cui l'artista sperimenta, in cui l'artista cerca la strada, e magari quello è il momento più interessante, no? Ma il momento che non ha successo. Ci sono stati tanti gruppi italiani che non sono passati alla storia, ma che io amo, come per esempio le Orme, che hanno rappresentato la musica psichedelica insieme ad altri gruppi in Italia, no? Che sperimentavano proprio i nuovi suoni, le nuove sonorità al limite anche dell'armonia classica. Per me ci sono alcuni artisti che non si possono non conoscere profondamente. Eviterò di parlare dei Beatles e dei Rolling Stones perché tanto quelli li conosciamo, ma per esempio mi piacerebbe che qualcuno nella propria casa avesse un disco di musica popolare, quindi dalla musica popolare balcana, da Bregovic, che io amo perdutamente, fino alla musica popolare italiana, quindi la musica dei territori, quindi da Mimmo Cavallaro che fa la musica calabrese, ai Sud Sound System che è musica pugliese. In tutta Italia sta succedendo adesso è un momento bellissimo in cui i territori si stanno rivolgendo al pubblico che magari va a vedere Vasco Rossi e comincia anche ad ascoltare la musica popolare, la musica nostra, la musica delle nostre radici. Il disco della vita, il disco della mia vita è il disco di Elton John, che si intitola Elton John, dove c'è una delle canzoni che amo di più che è Your Song, come per esempio un disco della mia vita, il disco Seal England by the Pound di Genesis, un disco meraviglioso che per me rappresentava una libertà infinita. Quando facevo sega a scuola con i miei compagni la cantavamo, tutto il nostro cantautorato. Io non posso non dimenticarlo, cioè Rimmel, il disco Rimmel di De Gregori è un disco meraviglioso che ha insegnato a molti ragazzi della mia età, per esempio, a suonare la chitarra. Ci sono canzoni indimenticabili come Pezzi di vetro, Quattro cani, Pablo, Rimmel, canzoni che ancora oggi stanno facendo la storia, perché tu ancora oggi canti Pablo e senti che canti Rimmel e senti che molti artisti hanno preso da quella musica lì. Io mi sono perso un po', no? Un po' mi sono perso, un po' mi sono perso, però mi piaceva fare questo discorso anche della musica popolare. A parte che io la faccio, quindi diciamo, è anche una piccola pubblicità per me. Adesso sto facendo un disco bellissimo con Pietro Cirillo, musica lucana. Abbiamo fatto un progetto dove io canto in calabrese, lui canta in lucano, che si chiama I figli del vento. Le nostre sonorità dei nostri territori stanno ritornando in maniera formidabile. Per esempio in Calabria adesso tu ritrovi la lira, che tutti pensano alla lira, gli antichi romani. La lira non è altro che una specie di violoncello piccolo che si suona non toccando le corde ma mettendo le dita sulla parte del legno, che solitamente è di ulivo. Ha 3 corde ed è costruito in varie tonalità. Questi strumenti stanno facendo parte di tantissima musica, come la chitarra battente che a differenza della chitarra normale o 6 corde o 12 corde, ha 10 corde, manca il mi basso, quindi tutte le sonorità sono tutte molto più alte, molto più particolari, ti portano in mondi meravigliosi. Quindi c'è un ritorno fortissimo alla
alla musica dei territori. E la musica dei territori è oggi che invade la musica pop, dei territori non solo italiani ma anche dei territori africani, per esempio, che hanno invaso tutta la nuova discografia di Mahmood, di Angelina Mango. Copland, per esempio, per me è uno dei batteristi più bravi al mondo, perché non è solo un batterista che regge la parte ritmica della struttura di un pezzo, ma è un batterista che inventa. Quindi lui a livello come Sting, lui cantava come Sting, perché lui rispondeva, faceva i contrappunti alle melodie di Sting, quindi io a lui l'ho amato tantissimo. Voglio dire una cosa, volevo dire una cosa adesso. Volevo parlare della solitudine della musica, ovvero io adesso non voglio sembrare antico, insomma, però la musica è comunanza, cioè attraverso la musica le persone si uniscono. La musica è l'arte più socialmente importante e democratica al mondo. Perché dico questo? Perché tu quando ascolti una canzone puoi essere nero, giallo, rosso, puoi essere comunista, fascista, puoi essere quello che vuoi tu, puoi essere di qualsiasi cosa. La capacità della canzone qual è? Della musica in genere, la capacità di unire, quindi di unire i popoli, di unire, come dire, di essere, ognuno nel momento in cui canta una melodia è fratello e sorella dell'altra. Quindi la musica ha un'importanza, una valenza sociale a volte disconosciuta dai potenti. Ma immaginate un mondo senza la musica, che mondo sarebbe? Oppure immaginiamo un film senza la musica, che film sarebbe? Cioè, la musica veramente esalta il mondo, esalta la vita, esalta quello che tu stai dicendo. Se tu lo dici con un sottofondo musicale, che adesso non farò, ma assume assolutamente un altro valore. Cosa sta succedendo un pochettino adesso? Sta succedendo che la musica sta diventando solitaria, ovvero ci si trova davanti al proprio computer con una tastierina piccola così, si compone, si scaricano i plugin, si fa la batteria, si fa il basso. Ecco, e invece ritornare allo strumento come motivo anche di conoscenza. Io quando facevo i provini, negli anni che furono, li facevo in un posto che si chiamava il Cenacolo, che stava sulla Nomentana, ed erano costruito dall'allora RCA, una casa discografica, dove c'erano tutte delle salette, un po' come la Bottega del Suono, e in queste salette tu trovavi Lucio Dalla, se no trovavi Renato Zero, se no trovavi Renzo Zenobi, Mario Castelnuovo, Aldo Donati, trovavi Baglioni. E i ragazzi che facevano si confrontavano con questi artisti, che ancora non erano grandi artisti, ma stavano lì per diventarlo. E quindi la musica, secondo me, deve riscoprire la valenza come dire, dello stare insieme, del viverla attraverso lo strumento che sì è solitario perché è il tuo strumento, però il tuo strumento che vive perché, come dire, dà una mano all'altro strumento, cioè il basso e la batteria non possono non coesistere, non stare insieme, non suonare insieme. Quindi ritrovare la forza di stare insieme attraverso la musica. Un po' sta passando, no? Questo fatto che ognuno sta a casa sua da solo. No. Io esco, mi ritrovo nella saletta, suono, ma non solo suono, mi conosco profondamente, perché nella musica una cosa importante, nella musica sono le pause. Se uno suona sempre non gusta, ma anche proprio la pausa, nel senso che fermi di suonare, incontri, parli, nascono amori, qualcuno ha bisogno di te, hai capito? Anche questa è la musica. Quindi la musica anche come conoscenza, come conoscenza di se stessi e come conoscenza degli altri. Quando noi facciamo musica d'insieme all'interno della Bottega del Suono, io vedo i ragazzi più felici. Perché? Perché si sono conosciuti, perché hanno dato un pezzo di loro all'amico che gli stava vicino, perché hanno aiutato l'amico in difficoltà che non conosce un pezzo della canzone, suggerimenti. Quindi la musica non può essere solitudine, ecco, deve essere assolutamente comunanza, stare insieme. Ed ecco perché io tanti anni fa ho pensato
che in Italia non esistevano più gli oratori, quindi non c'era più il modo di uscire, giocare a pallone, trovare attraverso un oratorio un amichetto con il quale condividere la tua passione. Mi è venuto in testa di creare un luogo di associazione di ragazzi, che poi è diventato la Bottega del Suono, una scuola, un'accademia nella quale poter sì insegnare uno strumento, questa è la cosa che fanno tutti, però aggregare, cioè la cosa che a me piace di più, quando io vedo la scuola piena di ragazzi che suonano, che si scambiano relazioni, amori che nascono, litigi, sofferenze, risoluzioni di problemi, quello è il momento in cui io sono più felice, perché lo scopo esatto della scuola per me è cercare di aggregare i ragazzi, farli uscire dalla solitudine quotidiana che molti ragazzi hanno ed entrare in un sogno, perché la musica è anche un sogno, sognare di suonare un pezzo importante, sognare di diventare famoso, sognare di suonare insieme a un artista per te importante. E quindi, ed ecco perché poi proprio in questo territorio nel quale siamo noi, Roma Nord, cerchiamo di affrontare la musica anche attraverso gli spettacoli, quindi organizzando dei saggi che non sono dei saggi, ma sono veri e propri laboratori di musica, quindi affrontando sempre dei temi, no? Per esempio l'altro anno abbiamo fatto un laboratorio, un concerto che era dedicato ai diritti delle donne, diritti a volte come dire, non sostenuti da buona parte del mondo. La musica ha questa grande forza, no? Di poter ricordare alcune cose, alcuni diritti traditi. Quindi i ragazzi cosa fanno quando stanno qui alla Bottega del Suono? Non solo studiano il proprio strumento, ma la parte finale, che per me è quella più importante, che dopo aver studiato il proprio strumento si aggreghino a chi ha studiato un altro strumento, quindi il bassista con il chitarrista, con il tastierista, con il pianista, con la cantante, per la creazione di che cosa? Di quello che è la canzone, che è il modo migliore, più popolare, più bello per portare la propria anima ad impattare con il pubblico.